Un fisico che fa degli atomi la sua ragione di vita, a un certo punto scompare nel nulla, come se fosse antimateria, creando così uno dei più affascinanti misteri dal dopoguerra a oggi. Che fine ha fatto Ettore Majorana? In questo video vi voglio raccontare la storia di un genio di cui si è parlato tantissimo nella prima metà del Novecento e non solo, grazie alla sua mente brillante, e di cui si discute ancora oggi, per una fine avvolta da troppi interrogativi. Il segreto del teorico della fisica è sopraggiunto sino ai giorni nostri, destando grande interesse. Ma chi è Ettore Majorana? Ettore Majorana nasce il 5 agosto 1906 a Catania. Suo nonno, Salvatore, ha partecipato all'insurrezione contro i Borboni, è stato parlamentare e per 2 volte ministro dell'agricoltura. Suo padre, Fabio Massimo, si laurea in ingegneria, diventa capo divisione e poi ispettore generale del Ministero delle Comunicazioni prima di ritornare a Catania. 3 suoi zii diventano rettori dell'Università di Catania. Il DNA, insomma, è di quelli buoni. Il piccolo Ettore mostra subito un'intelligenza fuori dall'ordinario e una grande passione per i numeri. All'età di 9 anni viene trasferito all'Istituto Massimo diretto dai Gesuiti, dove frequenta elementare e ginnasio. Salta un anno e accede al liceo Torquato Tasso, dove consegue la maturità classica. Nel 1923 si iscrive a ingegneria, ma poi, consigliato da Emilio Segre, passa a fisica. Qui incontra Enrico Fermi, già ordinario di fisica teorica, con cui si laurea nel 1929. È il futuro premio Nobel, infatti, il relatore della sua tesi, la teoria quantistica dei nuclei radioattivi. Fino ad ora sembra una storia come tante altre, persino banale, ma Ettore Majorana banale non lo è per nulla. Fondamentale nella sua vita è l'incontro con Enrico Fermi, che presto lo paragona a Galileo e a Newton. Nasce così, come la storia lo ribattezzerà, il gruppo dei Ragazzi di Via Panisperna. Siamo al Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, dove oltre a Fermi troviamo altre menti illustri quali Emilio Segre, Oscar D'Agostino, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti e Bruno Pontecorvo. Che cosa fa Majorana per meritarsi la stima di Fermi e degli ambienti della fisica? Studia le problematiche della spettroscopia atomica e il meccanismo di scambio degli elettroni e ipotizza che le forze che tengono unite le particelle nel nucleo atomico siano forze di scambio. Secondo le testimonianze giunte ai giorni nostri, quando a fine 1931 Frédéric Joliot e Irene Curie bombardano il nucleo con particelle alfa e ottengono righe spettrali che li lasciano spiazzati, Majorana commenta con sarcasmo: "Che sciocchi, hanno scoperto il protone neutro e non se ne sono accorti". Nel 1932 Majorana elabora una propria teoria sulle forze di scambio delle sole coordinate spaziali, ma non pubblica i risultati. Ritiene le sue ricerche ancora incomplete. Lo farà un mese dopo Werner Heisenberg, futuro premio Nobel per la fisica e suo amico, riprendendo parte di queste ricerche. Gli amici di Via Panisperna riescono a spingere Majorana a trasferirsi all'estero, prima a Lipsia e poi a Copenaghen. Siamo nel 1933. Particolarmente proficuo è l'incontro con Heisenberg. L'affermato fisico riesce a convincerlo finalmente a pubblicare su una rivista tedesca l'articolo sulla teoria nucleare. In Germania Majorana rimane profondamente colpito dall'organizzazione del regime hitleriano. Scrive lettere indirizzate alla madre, nelle quali analizza in maniera apparentemente fredda e cinica la persecuzione degli ebrei. Negli ambienti universitari l'epurazione sarà completa entro il mese di ottobre. Il nazionalismo tedesco consiste in gran parte nell'orgoglio di razza. In realtà non solo gli ebrei, ma anche i comunisti e in genere gli avversari del regime vengono in gran parte eliminati dalla vita sociale. Nel complesso l'opera del governo risponde a una necessità storica: far posto alla nuova generazione che rischia di essere soffocata dalla stasi economica. Questa visione non piace a Fermi, la cui moglie è ebrea, né a Segre, a sua volta di origini ebraiche. In altre lettere, comunque, Majorana parla di stupida teoria della razza e in alcuni articoli sostiene il libero arbitrio, in aperto contrasto con la visione nazista. Il suo rapporto con la Germania di quegli anni, tuttavia, è poco chiaro. Nel 1934, anno della morte del padre Fabio Massimo, i ragazzi di Via Panisperna sperimentano in laboratorio le proprietà dei neutroni lenti, scoperta che servirà alla realizzazione del primo reattore nucleare e porterà alla successiva bomba atomica nei laboratori americani, durante il tristemente celebre Progetto Manhattan.
Ettore Majorana si chiude in casa a lavorare senza sosta, non frequenta quasi più nessuno, i medici gli diagnosticano un esaurimento nervoso. È la fase più cupa della sua vita, diventa una sorta di misantropo e respinge persino le lettere a lui indirizzate, scrivendoci sopra "per morte del destinatario". Numerose sono le interpretazioni per questo suo malessere, ancora oggi oggetto di discussioni. Il processo che coinvolge un suo zio per la morte in culla di uno dei suoi cugini, che segue in prima persona e che durerà anni, o ancora per quanto ha iniziato a studiare fra il suo viaggio in Germania e il ritorno in Italia. Databile questo periodo è una frase alquanto sibillina attribuita a Majorana. La fisica è su una strada sbagliata, siamo tutti su una strada sbagliata. Si riferisce per caso all'imminente guerra mondiale? Aveva già intuito come sarebbe andata a finire? Nel 1937 Majorana, dopo aver rifiutato cattedre a Cambridge, Yale e Carnegie, accetta quella di fisica teorica all'Università di Napoli per meriti scientifici e stringe amicizia con Antonio Carrelli, professore di fisica sperimentale. Di quell'anno è anche il suo ultimo lavoro, pubblicato postumo, Il valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali. Cerchi storie particolari che ti facciano sognare, spalancare gli occhi e la bocca, provare ammirazione ed empatia? Sei nel posto giusto. Iscriviti, è gratuito, e scopri lo straordinario nell'ordinario nei tanti video che potrai trovare sfogliando le varie sezioni del canale. È questo l'inizio della fine? O forse no? In tutta Europa soffiano venti di guerra. I ragazzi di via Panisperna sono dispersi fra l'Italia e l'estero, ognuno con un incarico di prestigio. La sera del 25 marzo 1938, Majorana, alloggiato all'albergo Bologna di Napoli, si imbarca su una nave postale della Tirrenia, diretta a Palermo. Nel capoluogo campano, prima di salpare, scrive una lettera enigmatica all'amico Carrelli. Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente asciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Anche il messaggio rivolto ai familiari lascia presagire il peggio. Fra le parole si nasconde infatti la probabile intenzione di farla finita. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Il 26 marzo Carrelli riceve però un telegramma che sembra in qualche modo rassicurare. Non allarmarti, segue lettera, Majorana. La lettera, l'ultima, viene spedita il 26 marzo 1938. Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Sono le sue ultime parole e le ultime notizie certe che abbiamo di Ettore Majorana, che da allora scompare nel nulla. La madre, disperata, lancia un appello a Mussolini e lo stesso fa per lettera Enrico Fermi. Il duce affida l'incarico al capo della polizia, Arturo Bocchini, che sul relativo fascicolo legge l'imperativo vergato dallo stesso Mussolini: voglio che si trovi. Bocchini però ha le idee chiare riguardo la fine di Majorana e aggiunge di proprio pugno la frase: i morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire. Alcune testimonianze lo vogliono presente sulla nave nel viaggio di ritorno da Palermo a Napoli il 27 marzo. Quella del professor Vittorio Strazzeri dell'Università di Palermo, il quale però non lo ha mai conosciuto di persona. Quella di un marinaio che asserisce di averlo visto sul ponte, mentre la società Tirrenia sostiene che il suo biglietto è presente fra quelli acquistati prima dello sbarco. Le conferme ufficiali, tuttavia, non arriveranno mai. Nonostante 3 mesi di ricerche fra Napoli e Palermo e anche nel Mar Mediterraneo, Majorana non verrà più ritrovato. La certezza è che Majorana fosse deciso a far perdere le proprie tracce. Resta da capire se volle farla finita o semplicemente scappare, allontanarsi dalle luci della ribalta e dal clamore delle scoperte della fisica del tempo. Qualche settimana prima della sua scomparsa preparò il passaporto, prelevò tutti i suoi averi in banca, anche alcuni stipendi arretrati non riscossi. Tutto lasciava presagire una possibile partenza.
Il suicidio è la prima ipotesi, ma forse non la più convincente. Perché un aspirante suicida avrebbe prelevato tutti i propri averi? E perché, se l'intento fosse stato gettarsi in mare, tornare indietro da Palermo a Napoli? La frase «il mare mi ha rifiutato», nella lettera scritta a Carrelli, è eloquente e sembra strizzare l'occhio a una condizione senza dubbio di turbamento interiore, ma anche di dubbi e ripensamento. L'ipotesi del ritiro spirituale in monastero è fra le più gettonate e prende spunto dai trascorsi d'infanzia dei gesuiti. Un Majorana depresso, stanco e sopraffatto dalle responsabilità etiche dei fisici che con i loro studi e le scoperte avevano preparato il campo alla potenza distruttiva della bomba atomica, avrebbe finto la sua morte per rifugiarsi, come ad esempio sostiene Leonardo Sciascia, nella certosa di Serra San Bruno in Calabria. I medici negarono la sua presenza, mentre Papa Giovanni Paolo II, nel 1984, menzionò Majorana tra i passati ospiti illustri dell'istituto. Tuttavia la Chiesa non ha mai dato conferma alle domande della famiglia e, secondo alcune fonti storiche, la Santa Sede smise di effettuare ricerche nel 1940. Per i fautori di questa tesi, il ritiro di Majorana potrebbe essere stato causato da una malattia, dal suo presunto orientamento sessuale, dai dissidi con la famiglia. Ma anche a queste, che restano illazioni, non c'è una conferma. Come ricostruito nel 2013 da Francesco Guerra dell'Università di Roma e Nadia Ribotti dell'Università di Genova, questa lettera, scritta da Gilberto Bernardini a Giovanni Gentile a fine aprile 1938, sembra lasciare supporre che dopo la sua scomparsa Majorana fosse ancora vivo. Caro Giovanni, come puoi immaginare, la notizia di Majorana mi ha dato una vera gioia. Non è molto bello forse, ma in compenso non è una cosa così tragica come si pensava e ci se ne può rallegrare. Secondo la loro tesi, l'annuncio sulla rivista Le missioni della Compagnia di Gesù, inerente all'istituzione di una borsa di studio intitolata allo scomparso Majorana e finanziata dalla fratello Salvatore, sarebbe la certificazione della morte di Ettore nel corso del 1939. Un'altra ipotesi, piuttosto fantasiosa, vorrebbe Majorana trasferitosi in Germania al servizio dei nazisti, per poi emigrare in Sud America dopo la Seconda Guerra Mondiale, decisamente improbabile. Un altro filone vuole che Majorana fosse diventato un clochard. A riguardo un testimone disse di averlo incontrato negli anni '80 a Roma, un altro in Sicilia negli anni '70. Ad accomunare questi due uomini che vivevano in strada la conoscenza della fisica e alcuni tratti fisionomici somiglianti con il vero Majorana. Ma è probabile si trattasse di casualità, se non proprio di mitomani, in qualche modo affascinati dalla vicenda personale dello scienziato. Un'ulteriore ipotesi è quella che vuole Majorana emigrato prima in Argentina e poi in Venezuela, con un nome finto, quello di Signor Bini. La Procura della Repubblica di Roma aprì un fascicolo d'indagine nel 2011, prendendo in esame testimonianze, in particolare quella di Francesco Fasani, e materiale fotografico, per poi archiviare tutto 4 anni più tardi, stabilendo che Majorana si fosse deliberatamente trasferito in Sud America e fosse stato realmente in Venezuela tra il 1955 e il 59. Ma anche in questo caso, conferme ufficiali, non potremo mai averne. La storia di Ettore Majorana, in grado di organizzare la propria scomparsa facendola in barba al mondo intero e relegando la propria vicenda personale al mito in maniera perenne, ha sempre affascinato artisti, musicisti e scrittori e continua a farlo ancora oggi. Sciascia scrisse il saggio La scomparsa di Majorana. Altri autori hanno citato lo scienziato nei propri romanzi. Nel 2016 Giuseppe Borello, Lorenzo Giroffi e Andrea Ceresini realizzarono un saggio biografico, edito da Chiare Lettere, che indaga sulla presunta vita clandestina del fisico in Sud America, tra Argentina e Venezuela. Rai Storia e tanti altri programmi, televisivi e sul web, hanno dedicato spazio a Majorana. Il regista Gianni Amelio, nel 1990, girò il film I ragazzi di via Panisperna. Franco Battiato, Flavio Giurato, Colapesce Di Martino, Fabri Fibra, Tommaso Talarico sono tra i vari musicisti ad averlo inserito in una propria canzone o album. Persino nello spazio possiamo trovare l'asteroide 29428, Ettore Majorana. Come spesso capita in queste situazioni, ognuno appoggerà la propria versione della vicenda, in base a quelle che sono le proprie convinzioni e il sentimento personale. Difficilmente avremo una verità storica dei fatti. Ettore Majorana appartiene a tutti noi. È stato un grande uomo di scienza, vittima dei propri turbamenti emotivi, forse un ossimoro vivente. Di lui l'amico Enrico Fermi disse: con la sua intelligenza, una volta che avesse deciso di scomparire o di far scomparire il suo cadavere, Majorana ci sarebbe certo riuscito. Majorana aveva quello che nessun altro al mondo ha. Sfortunatamente gli mancava quel che invece è comune trovare negli altri uomini, il semplice buonsenso. Ma con ogni probabilità ci ha preso in giro, tutti quanti. Lo fa da quasi un secolo.
e continuerà a farlo per sempre.